Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere come configurare il QoS dentro un firewall Palo Alto. L'operazione in sé per sé è abbastanza semplice, però all'inizio è un po', come si dice in inglese, tricky. Allora, questo è il lab, come vedi, qui c'è il firewall Palo Alto, qui c'è Panorama, Windows Server, eccetera, eccetera. E noi la possiamo chiudere questa finestrella perché non ci interessa. Allora, qui siamo ovviamente dentro la pagina di Panorama dove io andrò a fare tutta la configurazione perché in questo caso uso Panorama. Se tu non hai Panorama puoi farla direttamente dentro il firewall. Allora, prima cosa clicchiamo su Policy in alto. Poi qui a sinistra QoS Rules che nel firewall tu la vedi in questo modo qui. Policy QoS, molto semplice. Qui andiamo a creare la regola, cioè in che direzione, o anzi, più precisamente, cosa vogliamo ottimizzare. E io voglio ottimizzare il traffico dall'inside verso l'outside, quindi tutto il traffico internet. E io ci scrivo proprio tutto, lo scrivere in inglese, internet limit. Poi su source seleziono inside, destination chiaramente outside, application tutte, service tutti, poi vado qui other settings e scelgo la classe, per esempio 3. La classe più il valore basso e più la classe è importante. E premo ok. Prima di continuare faccio uno speed test. Guardiamo un attimo a quanto va la mia broadband. Chiaramente questa qui non è la mia connessione di casa, insomma la mia personale, ma è quella da il server dove risiede Pinet Lab, la macchina virtuale. Ora io so già quanto è, circa 11 mega e 11 mega, però controlliamo. Ci sono diversi fattori che impattano in questa DSL, in questa la velocità del test, tra cui la RAM della mia macchina Windows 7. Per esempio, questi banner della pubblicità in questo caso mi creano dei problemi, però tuttavia è soltanto come riferimento generale, perché dopo vedremo la differenza. Infatti dovrebbe essere sui 20 mega. Ti ricordo che questo settaggio è valido solo nel traffico egress, cioè in uscita, quindi dall'inside verso l'outside. Per il download bisogna fare un altro procedimento. Allora, 16 mega e 16, 11 mega, 20 mega anche qui. Ok, abbiamo i nostri dati. Torniamo sulla configurazione. Poi, una volta impostato la policy, andiamo su Network e andiamo a creare un profile. Il profilo lo trovi qui in basso a sinistra. Sul firewall, invece, sempre su Network, se lo preferisci fare dentro il firewall, lo troverai qui, QoS. Molto semplice, che è la stessa identica cosa. Eccolo qua giù, QoS Profile. Che dentro il firewall tu avrai già delle classi, vedi, già preimpostate, però dentro Panorama invece no, perché quando usi Panorama, chi usa Panorama lo sa, deve impostare tutto dall'inizio. Quindi facciamo add, questo lo chiamiamo internet limit ancora. Qui mi sono dimenticato internet. Qui andiamo a impostare la nostra ADSL, quindi 20 e 20, quindi la nostra velocità della nostra connessione a internet e premiamo ok. Poi creiamo un altro profilo
e lo chiamiamo global. Idem qui 20 e 20. Ok. Ora 20 e 20 sono troppi qua. Internet limit facciamo che qui gli diamo 20 e 20 e va bene. Però qui selezioniamo classe 3, priority medium, egress max per il nostro internet 1 mega. Garantiti 0.5. Ok. E ci apparirà così. Eccolo qua. Poi andiamo su QoS invece. Qui facciamo add interface, selezioniamo l'outside, egress max. Qui dobbiamo inserire la velocità della nostra interfaccia. Io ho un'interfaccia a 1 giga, quindi è 1 giga. Clear text, selezionerò global, cioè tutto quello che non viene intercettato in questo caso dalla nostra classe 3. Qui devo selezionare per forza un qualcosa, quindi in questo caso global. Poi vado qua, clear text, e faccio add, scriviamo limit, QS profile, seleziono internet limit. Source interface, la mia è questa, e destination 11 e ok. A questo punto faccio commit e guardiamo. Diamogli un attimo. Ok, then, quando si sono applicate le modifiche, andiamo a vedere se anzi funziona questa cosa. Allora, riapro speed test, then vado qui, faccio go, controlliamo. Io mi aspetto che in download non cambi niente, quindi avrò 20 mega, quasi 20 mega circa. Mentre in upload io mi aspetto che non superi il mega, perché massimo gli ho dato un mega, garantito 0,5, quindi come massimo dovrebbe fare un mega, però dovrebbe stare sotto ai 5. Infatti, vedi, oscilla sul massimo di un mega e sul garantito. Controlliamo adesso le statistiche. Le statistiche si possono vedere anche da dentro Panorama, però io non l'ho impostato e quindi devo per forza vederlo dentro il firewall. Quindi da dentro il firewall vado su QoS, qui avrò la mia regola che è impostato da Panorama, vado su Statistics, vado qui, Limit, che è la policy che ho creato, Class 3, e chiaramente non c'è niente perché l'ho già fatto il test, però io riprovo, perché se non lo vedi qui vuol dire che non matcha il traffico. Allora proviamo. Ho notato che però a volte funziona, a volte non funziona. Cioè nel senso la statistica a volte non... Ok, guardiamo un po'. Ok, vedi il traffico 0,80, un mega, quasi un mega. Ok. Ora quando parte il download ritorno sulla statistica.
ed eccolo qua, vedi, non arriva neanche a 70, un mega massimo di picco, eccolo qui, 0,62, 0,67. Ok, quindi funziona, e funziona anche qui il modo di vedere le statistiche. Ora, abbiamo tantissime opzioni perché io posso anche filtrare chiaramente il traffico dentro la VPN tramite questo, dall'interface, che ovviamente non abbiamo il profilo perché ne ho creati solo due. Se ti interessa vedere più configurazioni o comunque più settaggi riguardo al QoS di Palo Alto, lasciami un messaggio e io poi ti spiego oppure farò un video dedicato alla tua specifica domanda. Per il momento è tutto, ti ringrazio di aver guardato questo video. Ah sì, lascia un like, chiaramente, e iscriviti anche al canale nell'eventualità che tu non lo fossi iscritto. Ciao!